Ciao a tutti cari amici del Leone, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le previsioni generali per la seconda parte di aprile 2022. Come dico sempre, sono previsioni fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare il vostro ascendente o segno lunare. In descrizione poi trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso voleste contattarmi. Bene. Mostrami, Leone, tendenze energetiche generali per la seconda parte. Grazie. Abbiamo il sole. Amici del Leone, è la vostra carta. Bene, quindi periodo di crescita, periodo di espansione, periodo di genuinità. Sento che si parla di quello che è l'esprimere o comunque l'espressione della propria essenza. Andiamo a vedere con questi altri oracoli che cosa vi vogliono dire. Una carta per piacere, grazie. Una carta per gli amici del Leone. Ok, grazie. Abbiamo è tempo di fare un sonnellino e nuova vita. Wow! Amici del Leone, bellissime carte. Quindi il è tempo di fare un sonnellino, che è una carta numero 24, magari per qualcuno ha un significato questo numero, e nuova vita è un numero 39. Questa carta vi indica che è tempo di riposarsi fondamentalmente. C'è questa sorta di espansione di cui vi parla il sole, c'è questa sorta di crescita e quindi è giusto anche per voi prendervi un attimo e riposarvi prima di questa nuova vita, prima di questo nuovo inizio, che si prospetta davanti a voi, insomma. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Bene, per gli amici del Leone. Wow! Partiamo subito con la carta dell'eremita al contrario. Proseguiamo con un cavaliere di spade e un 6 di coppe. Allora, questo eremita al contrario mi fa capire che o non si sta andando a fondo per quello che riguarda un periodo, scusate, un percorso di crescita personale o interiore, oppure è come se questo tipo di percorso fosse già stato fatto e adesso è tempo di uscire da quello che è stato la vostra fase di eremita, la vostra fase di isolamento. Probabilmente per qualcuno c'è stato un momento, un periodo, insomma, dove ci si è ritirati e adesso sento che questa fase sta per cambiare e in effetti vi ricordo che avete la carta nuova vita, ok? Abbiamo un cavaliere di spade, il cavaliere di spade indica una forte determinazione, è un cavaliere, è colui che parte per la guerra fondamentalmente e sento che molti di voi hanno questo tipo di determinazione per cercare di perseguire un loro sogno, per cercare di perseguire quello che secondo loro rappresenta la felicità, la pace, l'armonia, il benessere. Abbiamo poi un 9 di bastoni, seguiamo con un 4 di pentacoli, asso di denari, la carta della ruota della fortuna e la torre. Quindi il 9 di bastoni fa riferimento a un qualche tipo di difesa che non si riesce a lasciare andare. Probabilmente qualcuno qui ha ricevuto un colpo, ha ricevuto un qualche tipo di ferita o di tradimento, insomma, e si fa un attimino fatica a lasciare andare. Mi parlano di controllo, quindi per qualcuno può fare riferimento appunto a quello che è il controllo. Il 4 di pentacoli in effetti indica quello che è un attaccamento. Indica un attaccamento sia da un punto di vista, diciamo così, emotivo, ok? E quindi potrebbe fare riferimento a questo 9 di bastoni, ma anche quello che è un attaccamento da un punto di vista
pratico, fisico, a un qualche cosa di materiale. Vi dico, le carte parlano di cambiamenti qui, quindi nuova vita, asso di denari, che è sempre un nuovo inizio, è sempre un nuovo tipo di percorso, è sempre una strada di tipo concreto. E poi infine abbiamo ruota della fortuna e la torre. Quindi sento che qui ci sarà un forte cambiamento, sia da un punto di vista pratico, sia da un punto di vista interno, interiore. Per qualcuno questa torre potrebbe far riferimento a quello che sarà un crollo dell'ego, ego inteso proprio come egoismo. Okay, andiamo a vedere nello specifico perché abbiamo l'eremita, per piacere, grazie. Okay, abbiamo un imperatore al contrario e abbiamo il 2 di spade. Probabilmente qui questa fase di, eremitaggio era dovuta al fatto che si stava cercando quello che era una propria stabilità, come mi dice l'imperatore, no, anche il 2 di spade comunque è una carta di forte ricerca interiore, una carta di forte ricerca spirituale, è una carta che esprime, dubbi, che esprime comunque insicurezze, quindi, sento per certi versi che questa diciamo questo momento di eremita dal quale arrivate o dal quale state uscendo e comunque era dovuto al fatto, diciamo così, che non avevate una sorta di stabilità. Se vogliamo proprio da un punto di vista materiale, perché abbiamo l'imperatore, okay, quindi mi può parlare di casa, mi può parlare di lavoro, mi può parlare proprio di quello che è una stabilità economica. Andiamo a vedere il cavaliere di spade, per piacere, grazie. Abbiamo la forza e abbiamo il 5 di coppe. Per qualcuno si tratta di lasciarsi davvero indietro quello che non è stato, e di focalizzarsi su quello che ancora c'è. Si tratta di trovare il coraggio di andare avanti, trovare il coraggio di smettere, mi parlano di vittima, quindi, di smettere, diciamo così, di avere questo atteggiamento, da vittima e di utilizzare a vostro vantaggio l'energia del cavaliere di spade, quindi di essere determinati insomma. Andiamo a vedere il 6 di coppe. 6 di coppe fa riferimento a un 8 di coppe e alla carta del mago al contrario. Allora, per qualcuno sento che questo desiderio, questo sogno, diciamo così, ehm, fa riferimento al fatto di prendere un qualche tipo di distanza. Vi ricordo che l'8 di coppe è la stessa energia dell'eremita, quindi fa sempre di nuovo riferimento al fatto che si vuole comunque allontanarsi da un qualche tipo di situazione, da un qualche tipo di relazione, può essere da un qualche tipo di situazione a livello economico o di abitazione, ma in questo momento ancora non si riesce a manifestare questo tipo di desiderio, diciamo, di allontanamento, di percorso. Andiamo a vedere il 9 di bastoni, spiegato da un re di bastoni al contrario e da un 2 di bastoni. Io sento che qui qualcuno non sta agendo, non sta andando avanti per un qualche tipo di paura. Probabilmente non si riesce ancora a vedere completamente chiaro per quello che riguarda il futuro. Ci sono dei progetti, sento, però ecco, c'è anche una forte paura che un po' blocca l'espansione di questo sole che avevamo qua, okay? Vediamo il 4 di pentacoli. Okay, allora un'altra volta la ruota della fortuna, 4 di pentacoli è spiegato dalla ruota della fortuna, dalla stella, dall'8 di pentacoli e dal 6 di spade al contrario. Tutte le carte che ho di allontanamento sono al contrario. Probabilmente qualcuno o non se ne vuole andare o non può o è convinto di non potere. Allora, il 4 di pentacoli, come vi dicevo prima, fa riferimento a quello che è un attaccamento. C'è la ruota della fortuna, la stella, l'8 di pentacoli e poi il 6 di spade al contrario. Sento che qui c'è un qualche tipo di cambio da un punto di vista dei desideri, da un punto di vista dell'obiettivo, da un punto di vista lavorativo per molti, e prevede il fatto di non allontanarsi. O meglio, c'è comunque questa sorta di attaccamento ed è, rafforzato, diciamo così, da questo 6 di spade al contrario. Non ci si vuole staccare da un certo tipo di situazione o da un certo tipo di relazione.
Però comunque io qui vedo che avete un 1 e un 10, quindi o sì, la nuova vita, quella di cui parlava questa carta, arriva, perché c'è comunque questo inizio. Andiamo a vedere l'asso. Grazie. Allora abbiamo un, appeso al contrario e la carta del 3 di denari. Ragazzi, guardate veramente, se siete in una fase dove cercate lavoro, arriva, qualche cosa arriva, arriva un progetto, arriva un nuovo inizio, arriva un aiuto, c'è una nuova strada, c'è un nuovo percorso, una nuova idea, un appoggio, perché veramente avete l'asso di denari seguito dalla ruota della fortuna, si sblocca qualche cosa con questa situazione, con questa carta dell'appeso al contrario, per quello che riguarda un lavoro, una responsabilità, per quello che riguarda un progetto, per qualcuno fa riferimento a quello che sono, gli inizi dei lavori di ristrutturazione magari di una casa. Non vedo tanto l'acquisto di una casa, però sì, potrebbe essere qualche lavoro magari di abbellimento o cose per lo stile. Andiamo a vedere la ruota della fortuna, per piacere, grazie. Abbiamo un re di coppe e un fante di coppe al contrario. Ancora una carta? Perché qui sento che c'è un cambio, questa ruota della fortuna, un altro fante di spade. Sento che questa ruota della fortuna porta a quello che è un cambio, anche a livello emotivo, mh, perché comunque c'è un re di coppe, o potrebbe anche far riferimento questo re di coppe ad una persona che in qualche modo vi aiuta a cambiare questo tipo di fortuna. È un ottimo periodo, per il lavoro, per i soldi, per quello che sono i progetti, per quello che, è tutto quello che è nuovo è buono. Anche se comunque, diciamo, è tempo di fare un sonnellino, vi dice la carta, quindi, lasciate fare all'universo, perché comunque i cambi qua ci sono. Voglio andare a vedere questa torre. Wow! Allora abbiamo un 7 di spade, un 5 di bastoni, un 4 di coppe, un 2 di denari e un altro fante di bastoni al contrario. Allora, qui la torre sento che ci sarà perché qualcuno o qualcosa o qualcuno vi sta raccontando delle storie o qualcosa salterà a galla. Diciamo che potrebbero esserci dei conflitti a fine periodo, potrebbero essere conflitti interiori o conflitti con qualcuno di esterno magari. Sono conflitti di poco conto, nel senso sono cose comunque, sono più discussioni che non veri e propri litigi, diciamo così. Quello che si sento è che c'è una sorta di o rifiuto da parte di qualcuno o sentirsi rifiutato, o potrebbe esserci semplicemente il fatto di non aver più tanta voglia mhmm, di cercare di stare a galla in determinate situazioni, di cercare di gestire determinate situazioni. Per qualcuno potrebbe fare riferimento al fatto che c'è una 3 di coppe, che c'è una persona, c'è una persona, io credo che qualcuno stia aspettando delle scuse, stia aspettando comunque una sorta, se non proprio di ritorno, però almeno di, ehm, come vi posso dire, di riconoscimento, ecco. Bene, è un buon periodo, si esce da tutta questa fase, okay, e si va verso quello che è un nuovo inizio, verso quello che è la ruota della fortuna, verso un periodo propizio, verso dei cambi. Ricordatevi che avete anche la torre, quindi sicuramente sono cambi molto veloci in entrambi i casi, ma sono cambi che in qualche modo, per certi versi, potrebbero destabilizzare, perché abbiamo comunque anche un 7 di spade e parla sempre di un qualche energia un po' così, un po', poco chiara, poco cristallina. Per qualcuno potrebbe anche fare riferimento a dei furti, ma non lo sento tanto perché comunque abbiamo un 4, sì, un 5 di bastoni
e quindi sento che siano più conflitti per delle cose magari dette o non dette. Okay, andiamo a vedere conscio e inconscio con i tarocchi di Osho. Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete iscrivervi, se non l'avete ancora fatto, potete mettere un like, potete commentare o condividere. Bene, andiamo a vedere per gli amici del leone. La pigrizia, che è un po' tipica del leone. Ve la metto qui. E noi siamo il mondo, è un 10 di denari. Bellissimo. Sì, quello di cui siete consapevoli è, della zona di comfort in cui siete adesso. Per certi versi potreste anche rendervi conto che forse è ora di muoversi un attimino, perché tutto questo comfort vi sta facendo rimanere forse un po' pigri, diciamo così. Mentre quello di cui non siete consapevoli è questa carta, noi siamo il mondo, è il fatto di partecipare a quello che è un disegno divino molto più vasto, è il fatto di partecipare proprio ad un gruppo, è un 10 di denari, quindi parla proprio di quello che è una partecipazione familiare, una partecipazione ad un gruppo di lavoro, può anche essere un gruppo di meditazione, però sento che è come se voi non foste ancora cosciente, ma in realtà già siete, parte di questo gruppo, di questo nuovo gruppo, okay? Bene, un'ultima carta, un ultimo oracolo, vediamo se che cosa vi dicono insomma queste carte. Fruizione o fruibilità. Stai sereno, stai tranquillo, dice la carta. I tuoi sogni, le tue visioni arriveranno, ehm, ad essere sfruttabili. Arriverai, diciamo, a sfruttare di quelli che sono i tuoi sogni. Nuova vita, infatti le carte qua vi dicono. Guardate, è una bellissima stesa, è una bellissima stesa. C'è un attimino questa torre forse che disturba un po', diciamo così, ma sento che sono più forse conflitti e guardate certe persone o certe situazioni alle volte, diciamo così, che vengono troncate proprio per mano dell'universo, okay, perché magari non servono più per la propria evoluzione personale, quindi arriva l'universo e trancia, diciamo, quello che non serve più, okay? Però è un buon periodo, avete anche il sole, quindi siete in fase di espansione. Bene cari amici del leone, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.